da quando ho completato questo aggeggino qua, che non è altro che una chitarra headless, che ho costruito da un kit, ho cominciato a suonarla veramente tanto e la sto quasi preferendo alle altre chitarre che ho e non riesco a metterla giù. Non fraintendetemi che questa non è assolutamente una Strandberg, manco lontanamente, però suonando questa qua ed altre chitarre headless che magari mi sono trovato a qualche guitar show oppure anche in qualche negozio di strumenti musicali, comincio a vederci un sacco di vantaggi in avere una di queste nella nostra collezione, ed è per questo che ho deciso di fare questo video per condividere con voi 5 pregi o 5 motivi per cui secondo me non è una cattiva idea provare una chitarra headless. Mi sono convertito a queste chitarre? No, assolutamente no, ancora per il momento, però comincio a vederci i pregi e comincio a prediligere alle altre semplicemente perché è una sensazione nuova, è qualcosa di interessante e ovviamente, come tutte le volte che faccio questo tipo di video, se siete contenti con la vostra Les Paul, con la vostra Stratocaster, non me ne vogliate, semplicemente sono opzioni che abbiamo e ognuno è libero di andare a suonare quello che vuole. Quindi da domani non verrò a casa vostra a prendervi la vostra Les Paul e darvi una di queste, assolutamente no, suonate quel cavolo che vi pare, queste sono opinioni personali. E come tutte le chitarre costruite, sicuramente qualcuno ci trova dei difetti e alla fine del video, se volete proprio vedere i difetti, ve li lascio. Ma prima di iniziare con la listona delle 5 cose che mi piacciono di questa cosina, mi raccomando, nel frattempo che parlo, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e magari lasciatemi un commento, fatemi sapere se avete mai provato una chitarra headless oppure avete paura che vi piaccia. Cominciamo dall'ergonomia. Onestamente, una volta provata una non si torna indietro, è veramente molto comoda da suonare. Prima di tutto la forma è molto interessante, ovviamente non è una chitarra tradizionale ma ha tutte queste scanalature per un motivo e anche il manico è molto è fatto in una maniera che è molto accessibile ai tasti alti, che è una cosa buona alla fin fine. E soprattutto, se voglio suonarla in maniera tradizionale, la suono così. Se invece la voglio suonare in questa maniera, grazie a questa scanalatura qua, la posso mettere per appoggiare sulla coscia in questo modo e la trovo molto comodo, soprattutto per fare gli assoli. E soprattutto è leggerissima. Se avete problemi di schiena o con le spalle, tipo io ho problemi di spalle, infatti suono sempre e spesso da seduto, questa è un'ottima opzione perché non pesa veramente niente, riesco veramente a giocarci con una mano sola e che la rende veramente ottima come chitarra se suonate in giro. Abbiamo visto come il design è molto particolare in questi strumenti e già lì abbiamo un sacco di vantaggi, il che lo rende uno strumento molto particolare e la peculiarità è che non si vedono molti chitarristi ancora con uno di questi in mano. Pensateci, se vi dico SG vi verrà in mente Angus Young o Tony Iommi, se vi dico Les Paul vi verrà in mente, non so, Jimmy Page o Slash, se vi dico Stratocaster, sì vabbè, la lista è infinita. Questo perché nel nostro immaginario la maggior parte dei chitarristi se vuole suonare canzoni di un certo artista comprerà la chitarra che utilizza quell'artista. Le chitarre headless invece ancora non sono molto utilizzate in giro. Se ci pensate, adesso a me l'unico chitarrista che mi viene in mente che utilizza una di queste è Plini, ma fatemi sapere se ci sono altri chitarristi che conoscete che utilizzano questo tipo di chitarra. Dove voglio arrivare con tutta sta storia è che la maggior parte dei chitarristi, se vi vedono suonare con un SG, vi verranno a dire: oh, me li fai gli SDC? A volte magari certe persone preferiscono essere originali con il loro strumento, e perché non farlo con questa? Non ci sono tanti chitarristi in giro che la utilizzano, famosi, e soprattutto, essendo una forma abbastanza inusuale, potrebbe dare nell'occhio, magari suonando in un locale o in giro, qualcuno che potrebbe essere interessato di chitarre vi ascolterà con molto più gusto che ne magari una chitarra classica. Darete per l'occhio, insomma. Non che all'ascoltatore medio gliene freghi qualcosa che chitarra suonate, però
È un'idea. Oh, questo punto è molto interessante. Prendiamo una chitarra tipo questa, non so perché ho preso la Gibson, però sono note ad avere problemi di accordatura. Questo perché, se pensiamo a una paletta Gibson normale, io adesso ci ho fatto delle modifiche, stiamo parlando di meccaniche che vanno ad un angolo dentro un capotasto, a volte qualche chitarra ha una bassacorde, sono tutti punti di frizione che potrebbero incastrare la corda in mezzo a qualche parte e cambiare l'accordatura, soprattutto mentre facciamo dei bending. Con questa chitarra qua invece abbiamo molti meno punti di frizione, abbiamo soltanto un capotasto che da lì in sé muove e praticamente dei ponti con delle meccanichielle. Ovviamente sì, le meccaniche sono qua e a volte anche io devo rimettermi ad accordarle perché può capitare, però l'accordatura mentre la suono è molto più stabile. La sensazione, come ve la posso spiegare, è come se abbiamo un capotasto tipo quelli bloccanti per i manici Floyd Rose senza il Floyd Rose, quindi proprio la corda non si muove veramente tanto. Molto comodo da suonare e ovviamente non abbiamo il Floyd Rose che ci dà problemi, quindi anche questo punto è un vantaggio per la chitarra headless, secondo me. Anzi, parlando di cambio corde, mi sono reso conto che è molto semplice da appunto fare il cambio di muta in questa chitarra. Basta semplicemente rimuovere la corda, farla infilarla qua, infilare l'estremità della corda in uno di questi punti, girare ed il gioco è fatto. Lo so che possono sembrare molto difficili da settare all'inizio, ci sono delle cose qui che non abbiamo mai visto in una chitarra, però ovviamente ci sono dei tutorial su YouTube come tipo questo, anzi fatemi sapere se ne devo fare uno per questa cosa. Questo punto è un po' diverso da quelli tradizionali Strandberg, però più o meno la teoria è sempre quella. Inoltre ho notato che il ponte si può regolare veramente in una maniera bassa, quindi anche l'action, se siete delle persone a cui piace l'action, passa, e questa è un'ottima chitarra perché comunque è una chitarra abbastanza moderna e soprattutto non è vero che bisogna spendere un sacco di soldi per avere una di queste. Anzi, ho fatto appunto una specie di carrello o lista da Thomann, vi lascerò un link affiliato qua sotto se volete dare un'occhiata a delle opzioni economiche e decenti quando parliamo di chitarre headless. La chitarra headless è molto piccola perché gli manca praticamente un pezzo della chitarra. Questo significa, sempre prendendo una chitarra a caso, che prima di tutto sono molto più corte. Se cominciamo a vedere, ad analizzare, ecco, io ho già finita, qui c'è un altro pezzo di paletta. Sono molto più corte e questo è un grandissimo vantaggio a mio avviso, pur essendo questa considerata una scala 25 pollici e questa è una 24,5. Quindi avete visto che è fatta in una maniera diversa. Se la sono studiata proprio bene sta cosa, secondo me. Questo perché gli manca tutta questa sezione qua sotto della chitarra headless, il ponte è praticamente qui, mentre se avevamo una chitarra tradizionale qui ci avremmo avuto un altro bel po' di legno, e soprattutto gli manca la paletta. Vi do un esempio pratico mio personale: questo studio sembra enorme da una telecamera, invece è veramente piccolino, già sto toccando il muro, quindi ho veramente poco spazio e con questa risolvo un sacco di problemi. A volte sto suonando in questa maniera e mi viene da toccare la paletta nell'amplificatore, quindi mi tocca ricordare la chitarra, oppure quando si suona in giro magari abbiamo meno probabilità di andare a sbattere la paletta o la chitarra in generale contro l'asta del microfono, oppure anche in faccia al bassista perché se lo merita. E la loro compattezza e piccolosità, non so come si può dire, le rende veramente perfette per dei viaggi. Le custodie di questi tipi di chitarra sono molto più piccole, quindi sono molto più facili anche da trasportare.
queste erano 5, però come abbiamo scoperto in questo canale tutte le chitarre hanno dei difetti. Quindi quali sono i difetti della chitarra headless? Il primo è che mancandogli la paletta non la possiamo appendere al muro, questo mi sembra abbastanza ovvio. Il secondo punto è che il mercato delle headless ancora non è proprio enorme, pur essendo comunque questo tipo di chitarra in giro, in commercio da 40 anni, la prima chitarra credo che l'abbia suonata Eddie Van Halen, ci sono ancora poche opzioni nel mercato per queste chitarre. Una cosa che mi fa arrabbiare e che spesso io faccio è accordo la chitarra con l'attacco, quindi cosa intendo? Di solito mi metto in questa posizione per accordare la chitarra, plettro la corda con la mano destra e aggiusto la meccanica con la mano sinistra, solo che qui le meccaniche ce ne sono poche. Questo lo faccio perché mi piace accordare la chitarra con quello che si chiama l'attacco, quindi proprio l'inizio del suono della nostra nota. Questo perché a volte le chitarre di solito, non so se avete notato, con le accordature hanno un tempo di aggiustamento un po' strano e se suoniamo appunto quella nota si deve sentire, secondo me, quella nota subito dal principio. Con questa chitarra è molto difficile farla suonare con l'attacco. Perché? Perché dovrei praticamente suonare la corda in questa maniera o in questa maniera e accordarla appunto con la mia mano destra, che è ancora complicato e ci ho fatto fatica. Un altro punto ottimo è che a volte mi scordo che è una chitarra headless. In che senso? Quando suono la chitarra magari devo andare dai tasti medi, diciamo dal quinto al settimo tasto, facciamo un esempio, al primo tasto, a volte mi scordo che cerco il contatto con la paletta e mi scordo che manca la paletta e mi sguilla praticamente la mano e mi va fino qua su. Ed infine capisco la riluttanza di molti chitarristi a non suonare queste chitarre perché, essendo di una stazza molto più piccola, sembra un giocattolino. A qualcuno possono piacere le chitarre quelle belle, massicce, pesanti. Che schiena avete? Per quanto sia questa comunque comoda e leggera, è molto più piccola e non sembra avere una chitarra tradizionale in mano. Bisogna farci un po' l'abitudine, secondo me. È solo una questione di abitudine. Però capisco chi magari preferisce le chitarre tradizionali. E queste erano altre 5. Abbiamo finito il video. Fatemi sapere se vi piacciono le chitarre headless, se ne avete mai provata una, la vorreste provare, se avete delle chitarre o brand preferiti, magari sono molto curioso. Nel frattempo vi lascio un video qua sotto se volete darci un'occhiata a qualche altro video e vi ringrazio di aver visto questo. Spero vi sia stato utile. Se è stato, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo la prossima volta.